Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Questa sera vi farò la ricetta del gatto di patate, ma ovviamente non è la ricetta originale, eccetera, eccetera, ma è come lo faccio io. Scusate, tolgo la suoneria, pardon. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di patate lesse, come vedete io già le ho lessate per accelerare un attimino i tempi. Queste sono circa 1,3 kg, ok? Due bocconcini, non sono fior di latte perché quelli sono più grandi, quindi due bocconcini. Poi pangrattato, quanto basta. Abbiamo bisogno di olio e noi qui andiamo sul sicuro perché abbiamo l'olio del gruppo Caro, ragazzi, che è sempre una certezza. Vi metto il link in info box, date un'occhiata al loro sito www.gruppocaro.com perché scoprirete occasioni fenomenali. Esattamente. Poi abbiamo bisogno di prosciutto cotto, 2 etti, di parmigiano e pecorino. Io ho messo circa 20 grammi di pecorino e circa 80 grammi di parmigiano. Poi sale, uso questo che è fantastico, ho trovato questo sale meraviglioso, affumicato al legno di faggio, che dà un aroma fantastico ai piatti, pepe bianco e noce moscata. Andiamo ad iniziare, scusami. Vado a pelare le patate e ci rivediamo tra un attimo. Allora, le abbiamo pelate e fatte a pezzi e a questo punto le vado a schiacciare. Io le faccio in modo grossolano. C'è chi invece le fa proprio col pasta patate, con pasta verdure, diciamo, ok? Prima non vi abbiamo detto che servono anche 2 uova. Sì, è vero, scusate, pardon. Errore mio. Allora, le schiacciamo tutte e ci vediamo tra poco. Esatto. Allora, abbiamo ridotto le patate in modo grossolano, a questo punto vado a mettere le uova. Un bel po' di pepe. Poi questo è sempre, come dico io, a sentimento, Il sale, anche questo sempre a sentimento. La noce moscata, Mescoliamo ancora? mescoliamo ancora, dobbiamo aggiungere poi i pezzettini di mozzarella e delle striscioline di prosciutto cotto. Allora, aggiungiamo tutto. Sì, e ci rivediamo qui al composto pronto. Ecco qua, abbiamo mescolato tutti gli ingredienti. A questo punto andiamo a mettere un filo d'olio in una teglia da circa 25 cm di diametro, foderata già con carta da forno. Con un pennello vado a spargere l'olio anche sulle pareti. Questo perché mi serve per farci attaccare il pangrattato. Se no non ce ne sarebbe bisogno con la carta da forno, giusto? Ecco qua. Vado a mettere il pangrattato. 4-5 cucchiai dovrebbero bastare, poi vediamo, insomma, dipende sempre dalle teglie, se le volete fare un po' più grandi, un po' più piccole, non lo so. Questo è un pangrattato, devo dire, piuttosto grossolano, stranamente, quindi ne metto un altro po', possibilmente più fino, eccolo qua, non so per quale motivo, ma vabbè, deve attaccarsi bene alle pareti, se no potrebbe attaccarsi e poi venire fuori qualcosa che non va bene. Ecco qua, adesso va meglio. Questo qui lo metto su un foglio di Scottex, ecco, e adesso metto tutto l'impasto, lo vado a compattare per bene e ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua. A questo punto andiamo a mettere del pangrattato sulla sommità, quello che ho messo da parte prima perché non si butta niente, giusto? Giustissimo. Eccolo qua.
era pulito, era solo leggermente unto, e un goccino di olio, sempre del nostro carissimo Gruppo Caro. Ok, giusto un giretto, ok? In forno 190 statico nella parte centrale per circa 45-50 minuti, dipende dai forni. A dopo. Eccolo qui, appena uscito dal forno, e a questo punto aspettiamo un pochino perché così non si può mangiare e poi lo vediamo aperto. Eccolo qui, l'abbiamo messo su un foglio di carta con una teglia proprio perché è ancora incandescente, e adesso lo facciamo raffreddare un pochino e poi lo andiamo a tagliare. Ragazzi, questo è quanto, guardate che bello. In coro. In coro. E ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.